Ciao ragazzi, bentornati su Blocca Tutto Channel. Era un po' che eravamo mancati, soprattutto con qualche novitarelli. Oggi non vi presenteremo una macchina, ma bensì una carrozzeria. Come avrete capito dal titolo, è la nuova e bellissima Skoda di BT Design. La potete vedere qui, è stupenda, fatta su licenza ufficiale Skoda, quindi immaginatevi una Skoda come questa a grandezza naturale, rimpicciolita in tutti i dettagli, le curve, le misure e fatta in scala 1:10. Quindi uno spettacolo. È bellissima, sicuramente è la Skoda più bella che c'è oggi in commercio sul mercato. Ha dei dettagli fantastici, adesso ve la faccio vedere da vicino. Ovviamente questa è una delle prime, ce l'ha portata il nostro amico Luca, Luca Isola, che frequenta il nostro campionato, molto amico della famiglia Bitti. L'ha preparata al volo, quindi anche una grafica molto semplice, anche se comunque è accattivante, e ce l'ha portata domenica, in modo da poterla recensire e far vedere comunque chi è interessato all'acquisto prossimo e gli diamo due chicche in più, oltre alle foto che sono già state usate nella presentazione. Quindi partiamo con una carrozzeria, ovviamente in Lexan, ci sarà in due spessori, 0,8 e 1,2, quindi leggermente più sottile e leggera o leggermente più grossa e pesante, ma parliamo comunque di pochi grammi. Sarà completa di adesivi originali Skoda, quindi non è come quelle cinesate che trovate i nomi tutti storpiati perché sennò li ingabbiano. E qui quindi su licenza Skoda, quindi gli stemmi, le scritte, qualsiasi cosa trovate nei due fogli di adesivi è tutto registrato, marchi registrati, tutto molto ufficiale. E quindi troverete adesivi, fanali, stemmini, poi altri che Luca non li ha messi perché secondo i suoi gusti magari bastavano questi, anche perché la macchina è la sua. Quindi adesivi BT Design, adesivi dei fanali, mascherine, stemmini, fascione, tutte le cornici dei vetri troverete anche per fare un bel lavoro preciso e fatto bene. Ci saranno anche gli specchietti, spettacolo. Questi dettagli mi fanno impazzire sulle reni perché si vanno forte, sì, non sempre si apprezzano i dettagli, però quando si ha una macchina bella, è sempre bella. Poi comunque nelle foto e nei video le vedi passare e se c'hanno qualche dettaglio in più è sempre figo. Senza tralasciare l'alettone spettacolo che vi verrà già dato pre-ritagliato in Lexan, è da montare con le sue vitine e poi va fissato. Vedete, è stupendo. Dopo ve lo faccio vedere da vicino, c'ha tutto il suo controtelaietto che si appoggia nel lunotto posteriore e poi c'è questa bella ala che carica il giusto senza essere troppo esagerata, come nella realtà poi. Quindi se l'hanno studiata loro nelle grandi, sicuramente va bene anche nelle piccole. Dicevo, dettagli fantastici, lo spessore ve l'ho detto, passo, è il classico passo, 2,57, 2,58 fino ad arrivare a 2,60, il classico passo 1,10 standard. Ovviamente i passaruota sono ampi perché le VRC comunque anche nella realtà hanno molta escursione, quindi i passaruota li tirano al massimo. Quindi poi un po' in base a come ve li tagliate ve li adattata la macchina. Di solito consiglio sempre di centrare perfettamente l'anteriore, che è dove c'è lo sterzo, quindi la ruota bisogna che gira bene in asse col centro del passaruota, così non dovete sbragare il paraurti davanti o di dietro, perché dopo vi tocca se allargate un po' la carreggiata e quant'altro. E poi ve la giocate col dietro. Col dietro, dopo già il passaruota è di misure generose, quindi dopo in base un po' al passo della macchina ve la gestite. Poi di solito, se uno vuole fare un lavoro di fino, in tutti i fuselli c'è questo spazio qui che è dove scorre il fusello sul braccetto. Alcuni modelli sono precisi, ma altri, o comunque modifiche che si possono fare custom, si assottiglia il fusello, si aggiungono dei rasamenti o davanti o dietro e si sposta il fusello davanti e dietro, sia per variare la misura del passo e tante anche volte per uno che vuole fare un lavoro preciso con la scocca per centrarla perfettamente nei passaruota. Ovviamente la stessa cosa si può fare anche davanti, quindi queste sono modifiche di setup. Oggi non dobbiamo parlare tanto di setup, ma di carrozzeria. Quindi adesso vi dico un po' le ultime cose, poi vedrete delle bellissime immagini che abbiamo fatto domenica in pista con tutti i nostri palchetti, riproduzioni rally, che anche quelle sono state, c'è lo zampino di Luca Isola che gli piace costruire queste cose per il blocca tutto
e noi le apprezziamo sempre. Adesso la caviamo, volevo prendere la misura precisa dentro della larghezza, perché tante volte la larghezza è una cosa un po' ostica nelle carrozzerie, specialmente quelle straniere, quelle tirate un po' via, mettono una misura per quando arrivi un'altra, o addirittura avete lo stampo, diciamo, la carrozzeria ancora da ritagliare. È una misura, l'andata a tagliare, si allarga, perché magari non è stata stampata bene, quindi è rimasto in tiro il Lexan, non ha preso bene la forma. Quindi adesso loro la danno per 190 mm, quindi è il top dei classici modelli che si usano 1 a 10. Adesso l'abbiamo cavata, io vado col mio metro da interno a interno, esatto, siamo, diciamo, qui mi dà 193 mm scarsi. Quindi cosa vuol dire? Idem anche dietro, quindi davanti e dietro è uguale. Cosa vuol dire? Non ha scritto una misura sbagliata. Perché se io ho la macchina da 190, la voglio tenere bassa, la carrozzeria deve essere per forza qualche millimetro più larga, se no avremo il battistrada della gomma che sbatte nel bordo della carrozzeria e questo nei salti dice, perché quando è sconnesso, quando fate un salto, vuol dire che quando la macchina atterra, lei magari ha 2 centimetri di escursione, fa 1 centimetro e poi va a sbattere nella carrozzeria, quindi in realtà voi avete fatto un buon assetto, ma con la carrozzeria sopra avete dei problemi. Magari girando non ve ne accorgete e dite la macchina va male senza capire il motivo. Quindi anche quando posizionate la carrozzeria dovete guardare bene che quando affondano gli ammortizzatori le ruote vanno dentro, regolando il giusto camber e quant'altro, e i recuperi e tutto, perché sono piccole modifiche che vogliono dire. Quindi qui abbiamo 3 mm in totale più del 190, quindi vuol dire che voi quando schiacciate tutto le ruote vanno dentro e la macchina è perfetta. Quindi che c'è da dire? I Bitti ormai li conosciamo, lavorano da Dio, verniciano da Dio, perché io li ho conosciuti tanti anni fa con i buggy, quando correvo con i buggy, e sono partiti con l'aerografia, poi la produzione delle carrozzerie, fino ad arrivare alla potenza che sono ora. Ci aspettiamo altre scocche da rally, so che ci stanno lavorando, una era già uscita, la Ford Puma, sempre VRC, molto bella anche quella, adesso è uscita la Skoda, più compatta, bella, bella da vedere, forse più prestazionale non si sa, anche perché nel rally non ci sono velocità altissime, quindi ci si rende conto poco, un po' si sente la differenza, però si rende conto poco. Comunque della Skoda non posso dire niente, è stupenda davvero, è stupenda in scala 1 a 10. Applauso alla famiglia Bitti, ancora un prodotto della Madonna, si può dire su YouTube della Madonna, ma sì, diciamolo, siamo romagnoli, qualche parolaccia ogni tanto gliela mettiamo dentro. Io vi saluto, ringrazio il nostro amico Isola che ci vedrà da casa, sempre sul pezzo, quando c'è una novità cerca sempre di arrivare prima degli altri, così possiamo recensirla e provarla per voi prima di tutti. Vi saluto, iscrivetevi al canale, Blocca Tutto Channel, abbiamo sempre chicche, abbiamo anche delle cazzate, abbiamo tutto. Macchine grandi, macchine piccole, corse, raduni, facciamo di tutto. Ciao ragazzi, poi vi metteremo il link, sito Bitti, dove acquistare, maggiori info, se non vi fidate di quello che vi ho detto finora, andate sul sito ufficiale, cercate Carrozzeria Rally, Skoda e così ce l'avete lì ben scritto. E basta, ci vediamo alla prossima con altre novità. Ciao ragazzi!